Amici, non vediamo una mazza, spero vivamente di essere a fuoco. Benvenuti in Alto Adige. No, benvenuti in Trentino. No, siamo in Alto Adige. Ah no, hai ragione. Che qua è un attimo, Benvenuti in Alto Adige, su Tirolo, aspetta che la dico meglio. Non è un poster quello dietro, è veramente l'Alto Adige. Siamo venuti con la nostra Peugeot, però diciamo che sulla base di quello che sarà il Perin di Vini, uscendo, potrei sempre confondermi. Comipissa è un produttore molto piccolo della nostra zona, si chiama Lorenz Martini, ha solo 2 ettari e fa solo quel spumante. Chardonnay, Pinot Noir e vino bianco, 3 anni sui lieviti, è sempre un Badossé, annata 2018. Piccolo benvenuto di montagna qui. Abbiamo la nostra tartalletta di grano saraceno con cipolla brassata, sangue pastorizzato di maiale e poi abbiamo un formaggio delizia di monte, invecchiato in vecchi bunker della seconda guerra mondiale a Brunico. Hanno questa particolarità di essere molto umidi dal 90 al 99%. Qui abbiamo salmerino marinato in sale e zucchero, affumicato nelle stanze del nostro spec, dove facciamo lo spec appunto, con del ginepro. Vi consiglio di prenderlo e di intingerlo in questa riduzione di panna bruciata, aromatizzato al rafano fresco. Faremo la degustazione dei primi amuse-bouche in un tavolo direttamente in cucina. Questi sono gli chef che dicono che è tutto ok. Sono esaltatissimo, raga. Adesso grido anch'io insieme a loro, alla prossima. Salute. Lo mordo e vi faccio vedere cosa c'è dentro. È buonissimo. Ricordi cosa c'è dentro? No. Partiamo forte. Il ruscio è una sfoglia sottilissima, croccantissima. 2 trote, 2 carote, 2 cappelli, 2 funghi. Qui non era la brigata, ma erano le mie papille gustative. Solitamente gli amuse-bouche che ti vengono serviti sono molto tranquilli, sapori delicati. Questo invece aveva un sacco di personalità. Non lasciare neanche una goccia del burro. Cosa dici, è abbastanza pulito? Speriamo non mi metta nei fornelli adesso, perché un attimo. Al massimo finisci a lavare i piatti. Sì, direi che è più appropriato come ruolo. La nostra bruschetta, qui abbiamo una salsa di pomodoro, finta però, perché il pomodoro ovviamente non cresce molto in questo territorio. Abbiamo scelto una prugna che andiamo a fermentare con il 100% di sale, in modo da raggiungere la stessa acidità del pomodoro in questo caso. Un olio al basilico a base vinacciolo e foglie di basilico. Chiaramente per la legge di Murphy, ogni volta che ci spiegano i piatti c'è un'esultanza tipo gol di Leao. È molto simile a un pomodoro. Visto che me l'hanno detto, riconosco il sapore della prugna, ma è veramente un esercizio incredibile. Se l'obiettivo era mascherare la prugna da pomodoro, con me ci sono assolutamente riusciti. Di pomodoro qua sopra non c'è nulla. Si torna in sala. Ci è arrivato il menù, è composto da 13 portate. Come al solito io faccio l'accompagnamento vini perché Franci gli tocca guidare. Oh, io ho guidato da Milano fino a qua, che non si dica che non ho guidato. Iniziamo con il piatto più colorato del nostro menù, la nostra insalata. Apparentemente sembra un piatto molto semplice, ma dietro a questa insalata c'è tanto lavoro da parte della nostra cucina. Partiamo con la base, una lattuga, l'insalata riccia, dragoncello e timo. Al centro la parte croccante, una chips di orzo, dei semi di lino. Invece al di sopra i nostri fiori, diverse varietà, del fiordaliso, dei fiori di senape. Invece il nostro axel va a versarvi un succo che facciamo noi. Riportiamo praticamente le insalate nel succo. Invece di qua al centro la nostra schiacciata, il nostro cracker di montagna, grano saraceno del sopra delle erbette essiccate. Da vedere queste insalate bellissime. Sì, ma poi affondi la forchetta in un giardinetto. Un po' esagerato, scusate. Allora c'è sul fondo tutto il condimento. È buonissimo. E anche bello untino. Ci aveva consigliato di mischiare onestamente, che non si dica che non ascolto. Buonissimo. La possiamo rifare a casa un'insalata così? Qualche dubbio sulla riuscita? Difficile secondo me. Sopra è tempestata di erbette, spezie e sale, che ovviamente sono la parte più goduriosa.
molto piacevole e dissetante. Devo dire ragazzi che l'insalata non è solo molto buona e bella da vedere, ma per quelli che sono gli standard a cui siamo abituati ce n'è anche un sacco. Il primo piatto è un piatto servito con una salsa fatto con il vino Terlano. Terlan sicuramente uno dei migliori produttori per bianco in tutta l'Italia. Questo è il Nova Domus, uno dei vini più importanti che fanno loro, un blend di vino bianco che per loro l'uva più importante, con un po' di Chardonnay e poco di Sauvignon Blanc. Nova Domus Riserva 2008. Loro sono super famosi per le vecchie annate e questo è ancora super fresco per questa età e abbiamo scelto quel vino perché il primo piatto è un piatto fresco. Iniziamo con il piatto che rappresenta principalmente la filosofia del non spreco. Qua parliamo della tartare di coregone, un pesce di lago, in cui noi utilizziamo tutte le parti, persino le squame, che vengono essiccate e fritte, le troverete lì sopra. Invece Daniel va a versarvi la salsa che è fatta con burro, vino Terlano e carcasse del coregone. Tartare di coregone. La cosa che mi ha spiazzato di più nella descrizione era sapere che hanno utilizzato anche le squame e si sentono, è sotto i denti, sono croccantine. Stai bevendo un bianco del 2008. Siamo sempre impegnati nelle riprese e non riusciamo mai a goderci i vini incredibili che ci servono. Io qua sono sempre un po' geloso quando la porto questa, perché anguilla porchettata, quindi anguilla che viene sfilettata e successivamente lardellata, poi andiamo a cucinarla su un grill yakitori che avete visto prima in cucina ad altissima temperatura, andiamo a laccarla con una salsa di soia di lenticchie, quindi locale, e poi anche un sciroppo al fieno. Qui invece è un consommé fatto con la parte meno elegante del pesce e parliamo appunto delle ossa e delle teste e un olio alla cipollina. Vado? Siamo tornati in Giappone rimanendo in Alto Adige e spaziale, caramellata, tenerissima, sapida, mega golosa e da fuori di testa. Se riesco a smettere di azzannare l'anguilla, passo al consommé. Già il profumo ragazzi, la dice lunga. Madò, morbida, tenerissima, bella calda e c'è questa riduzione salata sopra, dolce e salata, vorresti mangiarlo all'infinito. Un vino abbastanza strano, con una storia molto interessante. Il produttore è Dr. Zirok, ex marita di Elisabetta Foradori. Lei è uno dei primi che ha fatto vino biologico, fatto in anfora, è veramente una leggenda. Lui ha fatto il suo progetto, si chiama Dolomitos. È sui 700 metri, una cantina con solo 2 ettari, molto speziato, un po' in stile ossidato, tipo sherry in bocca, super secco e super salato. Meno male che la degustazione vini la doveva fare Giano. Ha un naso incredibile. In abbinamento con l'anguilla sono d'accordo. Meno male che sei d'accordo, se no... Sto apprezzando. Perdonateci, purtroppo le immagini soffrono un po' di flickering, che è quell'effetto di onde che vedete ogni tanto sui piatti causato dalla luce artificiale. È il motivo per cui negli stellati noi veniamo sempre a pranzo, ma purtroppo il Sant'Ubertus è aperto solo a cena. Il nostro burro, Valle Urina, la valle dove nasce il nostro chef Norbert, e viene montato e salato in cucina, non voglio abbondare, dei nostri ragazzi. Viene semplicemente montato, quindi per quello lo vedete bello gonfio, ed è salato naturalmente, quindi non c'è aggiunta di niente. Il nostro pane è fatto in casa con lieviti liquidi, abbiamo una pagnotta di 700 grammi di cui 80% di acqua e 3 tipi di farine, frumento, segale e una farina bianca locale. Il nostro risotto carnaroli in questo caso, una crema all'aglio orsino e abbiamo un formaggio stracchino della contrada Bricconi. Sopra invece abbiamo grattugiato della bernia, metodo di conservazione dell'arco alpino della carne di pecora in questo caso. Quindi andiamo a marinarla in vino rosso, successivamente andiamo a grillarla sulle braci e poi ad essiccarla. Insieme a questo vino andiamo in Austria, nella Sud Stiria, vicino al confine della Slovenia. Abbiamo qua la cantina Temment, una delle cantine più importanti se parliamo del Sauvignon Blanc in tutta l'Europa. Qua abbiamo il loro singolo vigneto Grasnitzberg, Sauvignon Blanc in purezza, annata 2017. È un'annata abbastanza difficile, tanta pioggia, quindi abbiamo più sulla nota vegetale del vino del Sauvignon Blanc, che si sposa molto bene poi con l'aglio orsino che abbiamo nel risotto adesso. Innanzitutto è bellissima questo effetto cromatico ragazzi, dal marrone c'è questo verde pazzesco. La cremosità del risotto, davvero tanta roba. La polverina sopra è la parte che dà il salato a questo piatto, però è una accoppiata perfetta. Super fresco, minerale, molto buono, col risotto ci sta perfettamente. Faccio un rinforzino, va. Alla faccia del rinforzino.
Quando da piccola ti spalmavi il pane con la Nutella e tua mamma non ti vedeva. Con i prossimi 2 piatti normalmente facciamo un vino. Adesso abbiamo messo 2. Sono 2 Pinot Neri di una zona diversa. Dobbiamo indovinare la zona? Spero di no. No, non dovete, è solo cosa è più buono. Ok. Il primo è più fresco, con tanta acidità. Il secondo, per un Pinot Nero, è abbastanza strutturato. E parte il momento quiz. Ci hanno portato 2 Pinot Nero, ci hanno detto diteci semplicemente quale vi piace di più. Uno un po' più fresco e uno un po' più strutturato. Gli Italini di Faro della Monograno Felicetti, produttori di pasta organica in provincia di Trento. Abbiamo un cremoso di selvaggina, del crespino ghiacciato in modo da dare appunto un contrasto con la salsa che è molto calda. Lucas sta grattugiando per voi della radice dell'imperatoria. Di solito veniva utilizzata per fare grappe, un gusto molto simile all'argenziana, ginepro, e poi tradizionalmente viene utilizzata anche proprio in medicina. Sa di bosco, sa di... È incredibile come in questi posti le cose che a casa magari schifate un pochino, tipo a me questo formato di pasta non è che piace moltissimo, ma in questo caso è perfetto con questo condimento. Quello più fresco è questo qua e questo qui è quello più strutturato, però andiamo al palato. Frutta, spezie, non trovo che ci sia una struttura particolarmente profonda. Vediamo questo qua. Pensa se è esattamente il contrario di quello che sto dicendo, con buona probabilità lo sarà. Questo qui è quello che ha più struttura. Adesso assaggiamo il piatto. La cremina è una poesia, è davvero buona buona buona. Bernhard Huber, questo è il suo Alter Ebe, uno dei migliori Pinot Neri fuori dalla Borgogna. Annata 2019, ha freschezza ma anche una bella struttura. L'altro invece siamo in Alto Adige, parliamo di uno dei migliori Pinot Neri della nostra zona, solo 3.000 bottiglie di prodotto, solo 1,5 ettari. Si chiama Wildmon, abbastanza concentrato, ma sempre con un'eleganza. I nostri gnocchi di rapa rossa, all'interno del rafano liquido, alla base una terra fatta con pane puccia, il pane tipico dell'Alto Adige, invece a parte una salsa di bacon. Franci si dà da fare anche per Instagram, come potete vedere. Tra l'altro l'ottima Franci non solo ha fatto le foto Instagram oggi, ma le ha fatte anche in tutti gli stellati precedenti. Se ve le siete perse su Instagram, pinnate in evidenza, le trovate tutte. Non è un buon motivo, è un ottimo motivo per seguirci su Instagram. Possiamo mangiare? Questo ve lo distruggo per farvelo vedere. L'effetto che è successo nel piatto succede nella vostra bocca. Non l'ho fatto col dito. Per cortesia la moviola di Popi Bonnici. Ma ragazzi, ma era gol! Ma era dentro! Ma è dentro clamoroso! Stesso gioco di prima, la stessa uva, ma 2 vini molto diversi. Il prossimo piatto è un piatto molto grasso, cotto nel burro. Così abbiamo cercato un vino burroso, ma sempre anche con tanta acidità. Il primo super fresco, con un'acidità importante. Il secondo, il più cremoso e il più burroso. Stesso vitigno con caratteristiche differenti. Si tratta di nuovo di definire quello che preferiamo in abbinamento col prossimo piatto. Mi rendo conto che con 2 vini, uno in una mano e l'altra nell'altra, forse li appoggio che è meglio. La nostra limella di vitello, qui andiamo a cucinarla nel burro, successivamente glassarla con del burro. Abbiamo anche un'emulsione di erbe acide in modo da bilanciare appunto la grassezza della limella stessa, e in più, signori, abbiamo un'acqua fermentata di pigni di larice che crescono ogni 2 stagioni, quindi noi andiamo a conservarle. Tentativo di inquadratura con iPhone, cosa che non è da noi, ma siccome qua flickera tutto, proviamo con l'iPhone. Magari mi ricrederò sull'azienda di Cupertino. Mi aspetto un piatto delizioso. Come se fossi in un 3 stelle Michelin. Ma siccome dell'iPhone mi fido fino a un certo punto, proviamo anche con Panasonic. Gusto completamente diverso, ma sensazione simile all'anguilla porchettata. Questo gusto di brace, di affumicatura. Tra l'altro l'animella, che è una cosa che non piace a tutti. Questo sarebbe un posto dove provarla e convincervi che è una roba che vi piace da paura. Tra l'altro la cremina è super acida. Siamo in Borgogna, dove è nato il Chardonnay. Antoine Chaubard, annata 2019, che era un'annata fantastica. Chardonnay Levingham, la cantina Alois Lagheda, un biodinamico. Quando è uscito questo vino era il primo vino di Alto Adige che hanno venduto in uno stellato. Trota alla brace, è una trota salmonata, cotta da entrambe le parti, quindi la pelle bella croccante, al di sopra delle bacche di ginepro. Axel diversa la salsa invece, che è fatta con olio al ginepro, burro e erba cipollina. Adesso andiamo in Germania,
Germania. Abbiamo pesce alla griglia con una salsa veramente super fresca, super acida. Freschezza con freschezza. Uno dei migliori Riesling, forse al mondo, Emmerich Schönleber. E questo il suo Frühlingsplätzchen GG. GG vuol dire la qualità più alta che esiste per un vino secco in Germania. Comincio a essere un po' provato, ragazzi, ma ce la faremo. Trota, ribes bianco e ginepro. Starò sicuramente facendo le cose in maniera sbagliata col coltello. La trota è super tenera. Vuoi che vada a parlare al piano di sopra? Ma io cerco di dare una nuova prospettiva. Come dirvelo? Ho come la sensazione che coi vini ne usciremo sconfitti. Di misura, Ci sono 7 vini sul tavolo, devono arrivarne ancora. Abbinamento un po' particolare, abbiamo la nostra birra Bionocci, produttori locali della zona del Trentino, malto d'orzo, lupolo trentino, una Scottish Ale molto scura, al naso si sente la noce e poi al palato più sulla parte amara della birra che si sposa molto bene con la nostra salsa barbecue che arriva adesso. Si sente la liquirizia e anche la vaniglia a tratti. Abbiamo la nostra carota cucinate sulle braci della mattina precedente, in modo da mantenere appunto la sua consistenza e textura. Quindi andiamo a glassarle con una salsa barbecue vegetariana fatta appunto di mele affumicate, ciliegie affumicate e anche cipolla. C'è un fantastico odore di barbecue e già questo mi predispone molto bene, ma farò iniziare Franci perché sono un gentiluomo. Grazie Gianni. Gianni, c'è una ditata sull'obiettivo. Ops! Ci siete ancora, ragazzi? Che bomba! È veramente gustosa. Non è carne. Ma va? Sarà una carota? Volevo dire che nel momento in cui la mangiate vi dà esattamente la stessa soddisfazione che mangiare un pezzo di carne. Questa è un'affermazione importante. Una carota che equivale a un pezzo di carne. Questo ci stai dicendo? Non è che si sono dimenticati le posate. Questo piatto si mangia con le mani. Anche in un 3 stelle Michelin. Posso dirti che hai ragione? Sembra di assaggiare un pezzo di carne al barbecue, anche se è una carota. Il tutto grazie a questo strato esterno scuro che vedete, che è veramente quello che fa la differenza e che dà il sapore di barbecue di griglia. Stupendo. Una carota così non l'ho mai mangiata. Un piccolo plauso anche a questa birra, che con questo tipo di piatto ci sta davvero bene. Andiamo in Toscana, Brunello di Montalcino, Poggio di Sotto, una delle cantine più cercate al momento. La nata storica, ormai la nata 2016, Sangiovese in purezza, un'eleganza, bello rotondo il naso, subito il frutto rosso che va a chiudere il bicchiere. Questo, ragazzi, non lo avanzo, piuttosto me lo faccio iniettare direttamente in vena, ma non lo avanzo. Il nostro cappello del prete, quindi parliamo della spalla del manzo. Noi andiamo a cucinarlo sulle braci. Qui Azzurra per voi sta versando un fondo del manzo stesso e sotto troverete il suo midollo, sotto ancora un'insalatina, parliamo di acidità in questo caso, sotto forma di pesto, quindi insalatina di montagna. Si vedono i granellini di sale. Voglio far vedere ai ragazzi l'insalatina sotto. C'è anche una salsina. La carne è tenerissima. Le verdurine sotto sono croccanti. È un cappello del prete micro, è molto piccolo ed è molto bello da vedere. Prendiamo anche un po' di verdurine che ci sono sotto. C'è questo bagnetto al fondo che veramente ha un sapore strepitoso. Il nostro cappuccino di funghi qui. Abbiamo diverse varietà di funghi che vengono appunto dal nostro territorio, tutti raccolti tra settembre ed ottobre. Con i resti dei funghi andiamo a fare questo brodo, quindi ridetrare i funghi che abbiamo essiccato durante quel periodo e successivamente andiamo a versare appunto questa schiuma, sempre fatto con il resto dei funghi. Siamo arrivati all'ultima portata salata. Mi sono un po' ripreso grazie al Brunello di Montalcino che mi ha rimesso al mondo. Questo piatto si chiama fungo ed è composto da 15 varietà di funghi diversi. Viene su, ragazzi, un aroma che non potete capire. Un brodino di questo tipo con i funghi che ci sono dentro, sai come lo userei? Ci faresti un risotto. Però devo dire che è anche buonissimo mangiarlo così. Non so se rende dal video, ma questo cambio di tovaglia è spettacolare. In 2 secondi ti mettono la tovaglia, ti tirano sui bicchieri, ti mettono le posate nuove, ti cambiano il tovagliolo. Cioè che neanche Verstappen quando va al pit stop. Chris Horner impara da Sant'Ubertus. Questo è per pochi, è solo per chi guarda Drive to Survive. Signori, andiamo a rinfrescare il palato. Sorbetto mela verde acetosa, al di sopra una meringa aromatizzata al pino mugo che il nostro Matteo va a caramellizzarvi. Vorrei dirvi una cosa importante. Questa pietra qua è fredda, è ghiacciata. Se non fosse ghiacciata, il sorbetto si scioglierebbe. Franci piccola chimica. E comunque, se non mi sbrigo a mangiarlo, si scioglierà il piatto di Giano. Il sorbetto
frutto è molto acido, il marshmallow è dolce, quindi l'abbinamento insieme è particolarmente piacevole. Un vino dolce della nostra zona, della cantina Col Terenzio, il loro moscato rosa, vendemmia tardiva, il vino si chiama Rosatom, annata 2016, non troppo dolce, bella acidità ancora e i frutti rossi che vanno a accompagnare la nostra cagliata. La nostra cagliata, a cui noi aggiungiamo solo della panna e dello zucchero. Alla base una macedonia di montagna, troverete la parte croccante come il topinambur, dell'olivello spinoso, delle noci nere fermentate e un sorbetto al ribes rosso. Invece Daniel va a versarvi il succo, sempre di ribes rosso. Sotto c'è la sorpresa, ragazzi, c'è la frutta. Sa di latte, è buonissima. 10 volte più buona di una panna cotta che ti uccide a fine pranzo. Tarta ten, ricetta classica, solo che utilizziamo le mele dell'Alto Adige. Dolce che abbiamo fatto solo per voi. Qui abbiamo il nostro gelato di yogurt. Poi se avete ancora spazio lasciamo volentieri tutta la cioccola. Una fettina piccola di tarta ten per chiudere la serata alla gradisce? Con un monte bianco di gelato? È meraviglioso il profumo. Oh, Senti che rumore. senti che come scrocchia, ragazzi. Sarà anche un dolce super conosciuto, ma fatto con questa maestria non l'avevo mai mangiato. Senti che rumore. Vabbè. Non so se ce la faccio a finirla. Già no. Mi auguro vivamente che questo sia l'ultimo piatto perché non ho proprio più spazio. Sono le 3 del mattino, siamo rimasti soli. No, non è vero ragazzi, non sono le 3 del mattino, però siamo gli ultimi. La chiusura la facciamo direttamente dal tavolo, in primis perché siamo l'unico tavolo rimasto nel ristorante, quindi non rompiamo le scatole a nessuno. In secundis, si dice così in latino, perché è buio e quindi questa è la miglior condizione di luce possibile. Aggiungerei che la nostra autonomia sta rapidamente arrivando alla fine. La mia è finita da un pezzo, ma vedo che arriva un nuovo piatto. Ha poche calorie questo. Abbiamo un Buchtel qui, quindi brioche tipica altoatesina ed austriaca. Andiamo a glassarla con un sciroppo al sambuco che vi consiglio in realtà di strappare con le mani, intingerlo in questa emulsione di cera d'api. Stavamo dicendo, Eravamo evidentemente convinti che fossimo arrivati alla fine. Invece no! io ragazzi di questa chiedo la doggy bag. È calda. Mentre Franci continua a mangiare senza soluzione di continuità, io faccio la chiusura. La location è molto bella, dovete farvi una certa vasca in macchina per arrivare fino a qua, però poi il posto stramerita. È il tipico locale di montagna. Molto accogliente, pochi coperti, molto montagna. Location molto montagna. Bene. Menù. Outstanding. Tutti i piatti erano, da un punto di vista di sapori e di personalità e di interpretazione della montagna, pazzeschi. In generale una cucina che mi è piaciuta molto. Degno di nota, l'anguilla porchettata. Madonna l'anguilla ragazzi, pazzesca. me la sogno stanotte l'anguilla. L'insalata, buonissima. E io ho anche un plauso per la carota. Potrebbe sembrarvi niente di che, invece secondo me ragazzi era devastante. Servizio? Da un punto di vista... Perché bisbigli Franci? Ci siamo solo noi. Perché ho paura che mi sentano i ragazzi di sala. Mentre parli male di loro. Ragazzi di sala perfetti. Ti stavi ciucciando le dita nel frattempo? Al contrario di me. Che ti ciucci le dita. Ho apprezzato anche molto il fatto che siamo arrivati, non c'era nessun posto auto, è uscito un signore che ci ha detto non vi preoccupate, ve la parcheggio io. L'ho molto gradita come cosa. Non so se può far parte del servizio, però se venite a mangiare qua vi parcheggiano la macchina. Vengono qua solo per il parcheggio. Il conto, menù erano da 3,20 l'uno e il pairing di vini solo per me da 2,20. Fa 875 perché ci dobbiamo aggiungere anche 2 acque. C'è stato però offerto, non mi ricordo più, Lo gnocco di rapa rossa, la tarta ten e l'aperitivo. Vi abbiamo detto tutto quello che potevamo dirvi. Vi abbiamo anche già detto, almeno in altri 180 video, di iscrivervi al canale e condividere. Avete mai sentito parlare del magico mondo di Instagram? Ecco, siamo anche lì. Andiamo a fare un pisolo. Vuoi fare un caro e vecchio ps, come solo sai fare tu? Ah, psh.